Una. Okay, so a gerund versus infinitive. So we have, or when we call it the base form, you know what is the base form. Okay, the infinitive as always too, and the gerund as the base form plus ing. Okay, and up to here is very easy. The base form after some perception verb, some, not all, perception verbs such as hear, feel, see, and the verbs let and make. We use this base form. I saw you leave home. My parents don't let me stay out late. Okay? Gerunds. When do we use gerunds in general? As a subject of a sentence. Smoking kills. And this is a gerund, but it is also a subject. Okay? Smoking kills. Or after prepositions. I thought of calling you, but I was late. But it was late, sorry. After having lunch, they go to school. So after preposition, we generally use gerunds. Okay. As a direct object of certain verb. For example, we use continue doing, continue stopping, continue something with ing as a direct object of certain verb. Miss, enjoy, prefer, finish, recommend, like or dislike, suggest, love, and hate. So after we use the gerunds. After certain expression, for example, like with the expression usually is 99%. Per cui dopo le espressioni in particolare, questa è una regola che potete provare a ricordarvi, ci vuole sempre il gerundio. I can't help loving you. Ok? Non posso fare a meno di amarti. Dopo ci metto il gerund. Look forward to seeing you again. Seen. I can't stand losing you. Spend time going on. I feel like being a sultan. Okay, and so on. After expressions, we use the gerund. When do we use the infinitives? As a subject of a sentence, when we talk about a specific fact, for example, to smoke now would be rude. Okay, but this is a subject. And then after some verbs that can be agree, appear, seem, choose, decide, expect, hope, learn, manage, plan, promise, refuse, want, or wish, that usually are perception. Okay, perception verbs. And then when do we use the infinitives? Also after certain adjectives and adverb. What does it mean certain? That is not a rule for all the adjectives and all the adverbs, unfortunately, but just some of them. Busy, busy to go, are happy. But in general, we can say that with the adjectives, usually we put the infinitive, okay? And after indirect object of certain verbs, like advise, teach, invite, persuade, tell, and warn, sorry. Then we have some verbs, we can use them both, sorry, without changing meaning and with changing meaning, like we were talking last time. For example, begin, I can use I begin to go, I begin going. No change in meaning. With propose, forbid, intend, and start. Whilst with stop, remember, forget, and regret, we do have a change in meaning. For example, stop. Stop plus gerund
to leave an habit. You should stop smoking. It will kill you. Okay? Stop plus infinitive to interrupt an action for doing something else. Let's stop here to have a drink. Per cui qual è la differenza nel meaning? Qua, vedete, con stop, e le posso usare tutte e due, ma cambia il significato. Perché se io uso stop smoking, vuol dire che dovresti smettere di fumare perché ti può uccidere. Per cui smettere di fare qualcosa, interrompere un'abitudine, smettere di fare. Se io invece dico stop, let's stop to have a drink, fermiamoci a prendere un drink. Okay. Per cui uno è quando è stop più esatto, con il gerundio diventa interrompere di fare qualcosa, mentre invece stop più l'infinito è interrompere un'azione per farne un'altra. E quindi cambia il significato con stop. Stessa cosa con remember. Remember plus gerund. I don't remember locking the door. Mi riferisco a qualcosa che ho fatto nel passato con remember. Se io metto remember più il gerundio, mi riferisco a un qualcosa che è avvenuto. Non mi ricordo di cosa, di aver chiuso la porta. E quello di aver chiuso lo esprimo con il gerundio. I don't remember locking the door. Mentre invece se ci metto l'infinito, il remember si riferisce al futuro. Lo so che sembra una cosa confusionaria, ma nella comprensione è molto più semplice di quanto voi crediate. Per cui, you should remember to call Mr. Jones to put off the meeting. Per cui devi ricordare di fare cosa? Di fare un'altra cosa nel futuro. Per cui uso l'infinito. Ok? Important ci hanno messo 2 M, ma insomma lasciamo stare. Regret è un altro di quei verbi che possiamo usare con il diverso significato. To regret something from the past. Se io rimpiango qualcosa nel passato, uso il gerundio. She regrets breaking up with him. Lei rimpiange di aver rotto con lui. Mentre invece regret più l'infinito, I regret to tell you that we don't have any vacancy to be filled, per cui è un qualcosa che io ti sto comunicando e di cui sono dispiaciuta. Mi dispiace di doverti dire, ok? Sono proprio significati diversi. Ok. Forget. I forgot talking to you. Per cui ho dimenticato di parlarti, è sempre un qualcosa che si riferisce al passato. Vedete, il gerundio alla fine ci riporta un po' sempre sullo stesso concetto, un qualcosa nel passato, mentre invece quando io lo utilizzo con l'infinito, I forgot to call you on your birthday, che vuol dire proprio dimenticare qualcosa. Non hai chiamato, per cui you didn't call, so you didn't remember. E alla fine non hai fatto qualcosa, no? In questo caso, I forgot talking to you, vuol dire che io ti ho parlato, ma non mi sono ricordata di dirti qualcosa. Io ho parlato, but you don't remember. You didn't call, so you didn't remember. Queste cose a volte possono un pochino anche confondervi, perché è una lista un pochino troppo dettagliata di cose, ma purtroppo non essendoci una regola precisa, non c'è un sistema che con 2 parole vi dà una catalogazione o una divisione molto precisa. Nel vostro libro è spiegato abbastanza bene, però lo spiega in parti, cioè se vogliamo mettere tutte insieme tutte le informazioni, alla fine diventa un po' questa roba che abbiamo visto fino adesso, altrimenti cerchiamo di memorizzarlo un pezzo alla volta, come è messo nel libro. Adesso lo andiamo a vedere.
Andiamo a vedere i context. Prendiamo. Non li mette neanche in questo livello, li lascia proprio. Questa regola non la. No, devo prendere l'altro di libro. Scusate, perché devo tornare indietro sull'intermedio. Che poi sono due livelli che vanno sempre ad intersecarsi l'uno con l'altro, non è mai un livello che si molla e finisce lì la questione. Ok. Qualcuno ha una pendola in casa. Senti che bella. Eccolo qua. Allora, 78. Trovato, eh? Mhm. Allora, eccoci qua. E abbiamo anche il discorso in diretta, ma questo non mettiamo troppa carne al fuoco, facciamo una cosa alla volta. Eccolo. Allora. Questo è l'intermediate, questo, Questo è l'intermediate. Yes. Gerunds and infinitive. Qui vi fa un po' una raccolta principale, per cui abbiamo il gerundio, l'infinito con il tu e l'infinito senza il tu. Ok? E incomincia a metterli insieme. E ci dà 3 regole. Ad esempio, per il gerundio ci dice che va after preposition or phrasal verbs, come abbiamo visto. As the subject of a sentence and after some verbs, e anche qui dice some verbs, e ne menziona solo 3, like hate, spend and don't mind. E poi fa un'altra piccola lista. Ok? Per cui, vedete, I'm not very good at remembering names. After preposition. At remembering. Is given up, expression. Ok? Phrasal verb, given up, smoking. Dopo un phrasal verb o un'espressione, sempre il gerund. Driving at night is quite tiring. Shopping is my favorite thing to do at the weekends. Qui lo mettiamo come soggetto, per cui non va a seguire. I hate not being on time for things. I don't mind getting up early. E qui abbiamo, dopo alcuni verbi come hate, attenzione a come si forma il negativo, perché non c'è la particella do, ma ci basta il not. Not plus verb plus ing, quando c'è il gerundio. È un'eccezione, naturalmente. Ok. I hate not being on time for things. E questo è quello che riguarda the gerund. L'infinito con il tu, invece, lo usiamo di solito, come abbiamo visto prima, dopo gli aggettivi. My flat is very easy to find. Ok? Oppure per esprimere un motivo o uno scopo, a reason or a purpose. Liam is saving money to buy a new car. Perché? È come se noi dovessimo rispondere alla domanda perché. Liam is saving money, punto. Risparmia. Perché? To buy a new car. Ok. My sister has never learned to drive. E poi dopo alcuni verbi, e anche qui fa una piccola lista. Una piccola, ma neanche tanto, perché sono la maggioranza di quelli poi che incontrate, perché quando voi mettete admit,
avoid, deny, dislike, enjoy, feel like, finish, hate, keep, like, love, mind, miss, practice, prefer, recommend, spend time, stop, suggest, and phrasal verb, e quelli tutti li potete mettere tranquillamente e sapete che tutto questo gruppo va con il gerundio. Mentre invece can't afford, agree, decide, expect, che come vedete sono sempre perception verbs. Ne trovate un po' qui, un po' là, è difficile metterli tutti in una categoria, è impossibile. Forget, help, hope, learn, need, offer, plan, pretend, promise, refuse, remember, seem, try, want, would like, e qui vogliono l'infinito. Il negativo dell'infinito anche qui è not to plus verb. Poi molti more verbs take the infinitive than the gerund. These common verbs take either, ecco qua dove li possiamo mettere tutti e due, the infinitive or gerund with no difference in meaning. Start, been, continue. Io non ve ne andrei ad aggiungere tanti altri, ma già con questi tre, it started to rain, it started raining, li potete usare nello stesso modo. Mentre invece verbs that can take a gerund or an infinitive, but the meaning is different. Quello che abbiamo visto prima. Try, remember, ad esempio. Try to be on time. Che vuol dire? Fai uno sforzo per essere on time. Try doing yoga. Do it and you see if you like it. Provalo. Quello è prova ad essere, fai qualcosa per essere. E quest'altro invece prova a fare qualcosa nel senso di ti invito a fare qualcosa. In effetti, riuscire a capire la differenza di significato è proprio sottile. Però non ha tanta importanza questa, perché è importante che voi lo capiate e che lo sappiate usare, perché try being on time, trying to be, no, non suona proprio male, ragazze, non lo so. Remember to phone him, don't forget to do it. I remember meeting him years ago. Ho una memoria. Questo è il passato. Esatto. Però, ripeto, non sono così facili da... Questo without to neanche ve lo faccio leggere perché vi crea ancora più confusione. Proviamo, fatemi vedere un attimo il telefono perché non vorrei che Antonella sta mandando messaggi. No, non ho scritto niente. Però forse l'ha mandato a me direttamente. Sì. Vediamo un attimo. Ah sì, aspetta, sì, sì. vedi? È scritto. No, perché lei se no non... Se si è dimenticata, però penso si è dimenticata. Vabbè. Capita infatti, ragazzi. No, ma infatti è difficile. Vuol dire che quando uno è molto stanco poi capitano queste cose. Ok, proviamo a fare un eserciziettino. Ok? Circle the correct form. È uscita adesso? Ah, vabbè, sì. è uscita adesso dall'ufficio, l'ultima settimana di lavoro lì e poi si è licenziata, ovviamente. Vabbè. Allora. No problem. Ok. Allora, circle the correct form. Per cui avete la forma qui. Questo è un po' un focale del B2, per cui state attente, ma più esercizi fate. Infatti, I'm in charge of recruiting or to recruit new staff, ed è I'm in charge of recruiting, perché dopo una preposizione, vedete? Esatto. Per cui iniziamo ad applicare qualche regola. Vai Anna, number one. Allora, it's important for me. Poi prova anche a dirmi perché, certo. It's important for me time with my family.
Allora, spend non mi ricordo con quale dei due va. Ti dico come mi suona, meglio. Guardate che alla fine è quello che vince, eh? Secondo me it's important for me to spend time with my family. Ed è giusto. Il perché No, perché è così. Perché è così. è giusto. To spend time with my family. A voi suonava bene? Yes. Mm. Vai, Martì. Applying for a job can be complicated. Applying because is a subject. Because it's a subject. Very good. Applying here is a subject, definitely. Okay, Ross. The manager asked me not saying anything about the redundancies. Yes. Not saying anything. Not to say. Not to Not to say. say. Esatto. Not to say anything. So it's wrong. Perché ask, Because Perché ask? because ask. Ask. ask Before vuole Ask è uno di certain verb. Le cose più difficili sono quando abbiamo i certain verbs. Perché was ask. Ask, ok. Number 5. Four. Oh, ma 4, fuori sorry, era già yes. scritto. No, but you answered Oh, sorry. already. Wants vabbè. me to start. Ok. But because Perché we Want, the perché want. wants Perché vuole, want. want vuole. Una che want. sapevate ve l'ho bruciata. Okay. Ok, 5. Vai, Anna. Be careful. Be careful not asking her. Be careful è un'espressione. E quindi ci metterei not asking her about her boyfriend. Not to ask. Come ho detto. Dopo le espressioni dobbiamo mettere l'infinito. Ok. Be careful to go. Qualsiasi cosa, dopo un'espressione dobbiamo mettere not to ask, oppure to ask, of course. Ok, Marti. We carried on working until we finished. E questo? Working because there is a frontal verb. No? E poi position. Preposition. Carried Okay. on working. Okay. C'è un preposition perché Okay. carry. Perché tu hai messo come carried on. Carry on. To carry on. È la stessa cosa alla fine, perché i phrasal verb, è vero, i phrasal comprendo una verb nella preposizione. maggior parte dei casi sono formati da un verbo e una preposizione, per cui in tutti e due i casi devi usare il gerund. Yes. Gerund. Ok. Rossana. Dave is very good at solving logic problems. Of Nice, course. correct. Yes, it is. Solving position. At. Good at. E qui non ci sbagliamo. Vado. The best thing about the weekends is allora potrebbe essere lo scopo in questo caso. Lo è. Purpose. Purpose, per Brava. cui not to go to work. Not going. No, not going. Not going to scusa, work. giusto. Not Lo going scopo to è work. il gerundio. Lo scopo al gerundio. Lo so, è difficile queste liste sterili, riuscire poi ad abbinarle quando vai a fare gli esercizi, perché ti dovresti ricordare tutto quanto, ma è praticamente impossibile.
bisogna solo fare, a mio parere, l'unica cosa, pratica. tantissimi esercizi, sì, ad alta voce possibilmente. Marty, Leila give up, give up, o gave up, gave up past, modeling, modeling. model when she had a baby. Modeling. Modeling, give up. Back. Gave Causal up. verb. Yes. Okay. Ross. I went on a training course to learn about the new software. No, is it Sì, called? sì. No. Ah, Giusto. Giusto. I went to but it's strange because I went. it's on a training purpose, so course. you say. Ah, Because Eh, actually, this is really a purpose. I went on a training course per fare cosa? To learn about the new software, whilst the best thing about the weekends is not going to work. Here actually is not a real purpose. Perché non è uno scopo, è uno una scopo, spiegazione. È la migliore cosa del weekend, che cos'è? Non è lo scopo, non è lo è, scopo. è non andare a lavorare. Sì, è sottile la differenza, ma È c'è. molto sottile, ragazzi, è So- veramente molto sottile. Sum up some guidelines are I don't know, going after preposition. Yes. Can you list again? So this one is very important. So you have going, I mean gerund, after preposition and phrasal verb. Va bene. We can just assign the most important things as a subject of a sentence, but usually is at the beginning, Mhm. and after certain verbs: hate, spend, don't mind. Okay. Whilst the infinitive is after adjectives to express reason or purpose, and after other certain verbs. Okay, so it's not really, so let me see if I got a page of my grammar book where could be probably expressed in a more visual way. Let me see here, this book. A present, simple present, perfect, past tense, overview, past perfect. The passive in the past condition, question, short question. There are too much things here. Prepositions, suffixes. Let me see if I got it. I shared it with you because probably you see it first. Look at this. Okay, so let's see here in the index and the context if we find out infinitive and gerund. Don't see them. Mm. If you see them, stop me. Mm. Shortening infinitives, no, it's different. No, there's no.
No, probably here is strange because there's almost everything that is quite strange. Maybe here. But I want the comparison with the gerund, you know. Mm. Prova, scusami Paolo, prova a fare CTRL F e scrivere Ma sul testo? sulla tastiera CTRL CTRL F e scrivi gerund. Se c'è dovrebbe... Esatto. No. Ti dà solo present continuous, E poi vedi? ci sono le freccette di lato e ti dà 81 risultati però. Quindi saranno un po' ovunque. Present participle, no. Eccolo. Present participle and gerunds. Infinitives. E qui vediamo, perché allora infinitives and participles are form of verbs that rarely use on their own but are important. Ok. The infinitive, ok, qui dice che cosa? Present participle, we're playing tennis, Questo per il no. present continuous. Quello lo mette come il soggetto. Soggetto. Perché è difficile da catalogare. Questo è la grammatica, quella proprio visuale, che spiega quasi tutto in modo visuale, però evidentemente vedete che non è facile. Irregular, no, perché qui è sui past participle. Verb with, eccolo. Verbi con infinito. Con infinito, Questo? seguito da infinito, eccolo! Eccolo lì, sì. Grande Martina, 100 punti. Allora, English uses the infinitive to after certain verbs again that describe someone's plans or wishes to do an activity. They arrange to play tennis, ok? Ok. Qui abbiamo certain verbs. The infinitive doesn't change no matter what the tense or the main verb is. So I'm waiting to play. We wanted to play. Offered to drive. Decided to learn the certain verbs. Other verbs. These are the certain verbs. Mamma mia, sono finita. You see, alla fine anche se ce le hai un po' più visuali. Sì, te li impari facendo cose. Ecco. Facendo cose, esatto. Ecco qua con il gerundio. The verb describes feelings about an activity. I enjoy to do what? Swimming. The word for the activity is in gerund form. For example, it doesn't feel like playing. Ma qui dislike jogging, miss skiing, enjoy running, consider applying, doesn't mind standing. Other verbs e ci dà i verbi. Poi ci dovrebbe dire, esatto, quelli che invece sono con l'uno e l'altro, vedete? Both, no change in meaning. I like to work, I like working in an open plan office with a team. Oppure, allora, I prefer to meet a meeting, continue to drive driving, begin to ride riding, can't stand to be being. Stessa cosa. Poi altri verbi che vengono seguiti senza altri, sempre senza cambio di significato. E qui invece ci dà quelli, come abbiamo visto prima, che sono di meno, con il cambio di significato. Stopped, quella he stopped to talk. L'abitudine, no? Esatto. No, è il contrario. No. Stop to talk con l'infinito è quando tu interrompi di fare qualcosa. Un'azione, sì. Esatto, mentre invece stop talking che interrompi invece, and rush to a meeting. E poi altri esempi ci dà. Qui va per esempi perché deve essere visuale, no?
Basta. Verb, object and infinitive. Bello questo libro. Questo libro è Bello, sì. bellissimo, è bellissimo. Se vuoi te lo mando perché è bellissimo, è utile e poi riesce e lavora tutto sugli esempi. Per cui quello che io vi consiglio, vi andate a leggere queste cose, ma ve le leggete ad alta voce, di modo che your brain is going to record it even if you don't realize. Quello che succede chiaramente quando noi leggiamo una cosa ad alta voce è come se l'ascoltassimo anche da una fonte esterna, per cui il vostro cervello comunque, anche se voi vi sembra di non metterci abbastanza attenzione, e le vostre orecchie lo registrano, per cui quando vi ricapita un pattern simile, il cervello automaticamente, quando voi dite distinto, mi viene quello, non è distinto, è perché avete registrato quel dato e sta lì da qualche parte e il cervello ve lo ripropone, non lo fate apposta, è una cosa automatica. Quando diciamo vado a suono, non è il suono, è il ricordo di qualcosa che abbiamo già sentito. Per cui il mezzo migliore è leggersi tutte queste frasi, questi interview in the new secretary. Per cui qui andiamo da pagina 140, ora me lo segno, circa, perché vedete non è, ecco, era messo qua, da verb patterns, per cui sono proprio gli schemi dei verbi. Lo vedete che è messo quasi alla fine del libro, perché non è neanche considerata vera e propria grammatica, ma è considerato uso delle strutture. Verb patterns, per cui noi utilizziamo le strutture e dobbiamo riuscire a capire come utilizzarle quando già la grammatica la sappiamo, perché io vi posso spiegare queste cose solo quando voi sapete alla perfezione che cos'è un infinito e che cos'è un gerundio, e qui li mettiamo in contrapposizione. Però ricordatevi che questo tipo di regola in particolare ce lo portiamo avanti fino al C2, perché va ad ampliare questa cosa. Però ecco, insomma, è importante che noi facciamo una serie di esercitazioni. Adesso rilasciamo un attimo la tensione della grammatica. Do you know what's the day tomorrow? Yes, first month. First month. It's the 1st of March. And then what kind of holiday? Is that a holiday here? Is that a special day? Is it a special day? Carnival? Yeah, you know, because you were today. Allora, do you know where Carnival in English-speaking country is celebrated? Vabbè, io non lo dico. No, tu stai zitta. Why? Oddio, lo Sorry, sapevo. could you repeat, please? Yes, sure. You know in which English-speaking country is Carnival celebrated? In which English country? No, English-speaking country. Ah, sì, ok. Che significa? In quale parla paese di lingua dove parla inglese si Is celebra il carnevale o feste annesse e connesse al carnevale? Questa cosa è famosa, però non me la È ricordo. famosissima. Carnevale. Se non vi viene in mente, probabilmente è perché non lo sapete. Per cui anche i dettagli di questa festa immagino non li sappiate. E ve li dico io. Allora, No, parliamo Ricordo. United States of America. Ah, Ok. in America. In New Orleans, that's Mardi no, Gras. Mardi Gras. Allora, è una festa della comunità, diciamo, di New Orleans caraibica soprattutto, ma non solo, perché come sapete il carnevale è una festa cristiana. Ok? Per cui in Inghilterra il carnevale non esiste.
C'è una sola festa di carnevale che si fa però ad agosto a Londra, a Notting Hill, il carnevale di Notting Hill, ma è tutta un'altra cosa, che è un po' una ripresa di questo, ma si fa ad agosto per ovvi motivi climatici, non essendo legato alla religione. Invece questo rimane legato alla religione, si svolge domani, vi faccio vedere un filmato che voi dovreste riuscire a capire di 5 minuti e poi vi chiedo delle parole specifiche di questo che dovreste aver capito. Aiuto. Aiuto. Ovviamente in American English. Productivity tool today, because project managers who use it say things like this. Andres on. Okay. It's an advertising. Okay. Aspettate che levo i sottotitoli. Is shaped by Mardi Gras. Ed è New Orleans Mardi Gras is more than just a celebration before the Christian season of Lent begins. In this city, preparations for the big day begin weeks and even months in advance. Early mornings are nothing new for bakers, but the pre-dawn workload grows during carnival season. From January 6th through Fat Tuesday, New Orleans Cake Cafe and Bakery is a beehive of activity, where they make as many as 50 king cakes a day. Here, they make non-traditional goat cheese and apple stuffed cakes. There's very old school king cakes in New Orleans. They've been at it for 50, 60, 100 years, some of them, and they have a loyal following. The old school king cake has a tiny baby or other trinket baked inside, and whoever gets the trinket has obligations, such as buying next year's king cake. Here, the baby goes on the outside. The king cake is a traditional New Orleans Mardi Gras pastry. You'll find pastries like this all over the country and all over the world that they're only served for a certain season during the year. In another part of town, Sally Hedrick and her son are making 150 or more ornate costumes. These are for the social organizations throwing the lavish balls and parades. Some may go for more than $3,000. It's as rewarding to see the women in these costumes gleam, but it's more rewarding to see the men, because a man doesn't get to dress up in beautiful clothes. He's usually in a tuxedo. Hedrick works on costumes year-round, refurbishing ones that took a bit of a beating during last year's Mardi Gras celebrations, and creating new works. For a look back at years past, the Louisiana State Museum lets visitors see more than a century and a half of New Orleans Mardi Gras traditions. The oldest item in the Carnival collection is something that we were very fortunate to acquire just a couple of years ago. It's a ball invitation that dates to the 1850s. The Carnival exhibit at the museum on Jackson Square only shows the tip of the iceberg. However, the museum's warehouse periodically offers tours, where visitors can see the thousands of costumes and other items. The way that we celebrate Mardi Gras now, and for the last 150 years, revolves around what we call the cruise system. There are all these clubs that exist that are called Mardi Gras Cruise. All hail the king! For the dozens of crews, spelled with a K, lavish balls highlight Mardi Gras. The Knights of Sparta crew was founded in 1951. For the last 30 years, they've paraded in the city and currently host a masquerade ball and parade that falls on the next to the last weekend of Carnival season. The crew's captain does not publicly reveal his identity. He says it isn't about secrecy. I wear the mask, however, because it is the tradition of Carnival to mask, to hide one's identity, because when I represent my Carnival crew, the Knights of Sparta, I am simply the captain. One should not know my name or who I am. Belonging to or leading a crew takes a big commitment. It is very costly to the members of the organization, paying dues, buying the trinkets, the throws as we call them, to throw off the floats, ball gowns for the ladies, tickets to different functions. And we do it
because of a sense of tradition. As Fat Tuesday approaches, warehouses throughout the city come to life. Float dens, as they are called, house the floats that can cost hundreds of thousands of dollars to construct. It can take a month or more to build and decorate the elaborate floats, some of which date back to the early 1900s. It's part of the economy here too. It puts a lot of people to work. I mean, you know, to make a float like this, you need carpenters, you need artists, you need welders, you need tire people, you need mechanics. It's a lot involved. And a final vital ingredient for Mardi Gras is the music. Grammy-winning artist Irvin Mayfield. From television, you see these parades go by, people throwing beads, but what you really don't see is that Mardi Gras lives out in people's houses, it lives out on the streets, it lives out in the halls, in the parties, and the receptions, and it's not a thing over one day. So I would say in terms of music, you know, it's very hard to have Mardi Gras without the music. And he says any musician growing up in New Orleans is shaped by Mardi Gras. You're a leg on a table that helps the table stand up. The music, the food, the people. For a young musician, you wouldn't start playing music because of Mardi Gras necessarily, but if you are a musician, you will be involved in Mardi Gras a certain way. Okay. Most New Orleans natives say anyone hoping to understand Mardi Gras needs to come back often and stay a while, not just for one day. Ok, allora, stop, thank you. Ok, allora, le parole chiave che dovremmo riuscire a capire, e voi se non le avete captate ve le andate a cercare, sono lent. What do you say? Prestare? No, lent. Yes, it's like in the past, but it's even something different. Lent, L-E-N-T. Then you get the name of the cake. Sì. King cake. Ah, king cake. King cake. Then what is a tuxedo? Tuxedo is a very common word. A tuxedo. There are many, even some songs. So look for this word, tuxedo, T-U-X-E-D-O. E-O, not tuxedo. D-O, yes, tuxedo. Then the trinkets. What are the trinkets? Trinkets or beads? Beads is something, trinkets is something else. Trinkets, T-R-I-N-K-E-T, as if it's plural. And beads, beads, B-E-A-D. E-A-T? D-D-D, bead. Bead. So, B, E, A, D. This is another very common. And do you realize which are the colors, the typical colors in this carnival, in this Mardi Gras? Which are they? Blue, green, no. Blue? No, blue. Green. Purple. Green. Purple. Yellow. Yellow. It's not green. Yellow. Yes, it's gold. Gold. It's green, purple, and gold. And do you remember, Anna, what are they symbolize? Allora, purple, faith. Purple is faith. Green, justice. Justice. And gold. Power. 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 Okay, so they're the three colors for the carnival.
So I'm going also to send you something like I did for the other group that is just explaining a bit of this kind of carnival. And you already had it, but I'm going to send even to this group. And so it's just a bit more of culture, cross-culturing, okay? Because these are other topics that usually they can come out in the exams, the various traditions in the world, okay? So tomorrow is the last day of Carnival for Christian people, and then is starting the Lent. Yes, la Quaresima. Lent. But not in Milan. Because you got the Milan Carnivale Ambrosiano. Yes, Ambrosian Carnival. Yes, you just are delaying everything. It's strange, strange religious people in Milan. Yeah, of course. Ok, va bene. Allora ragazze, ci ritroviamo presto, vi mando, no, che volete? Vi mando la scheda, quella dell'infinito, del gerundio, delle pagine, queste ultime? Se no lo guardiamo sul libro, mi sembra fatto bene, no? Sul libro? Su quello della everyone. Quello visuale. Quello visuale, te lo mando. Rossana, tu ce l'hai quello, vero? This one. No. 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 English for everyone. English for everyone si chiama. Te l'ho mandato a te, Ross? No. Ti faccio vedere la copertina. But this is okay. Yeah, this is fantastic, darling. But it's not, there's not rule. I've got another one. The green one. Previous life. Yes, that is good. Life. English grammar in use. This is not bad, but it's just a normal one. This is not bad. This is the English for everyone. When I was child. Yeah. And this is the other book that I can send you if you want. Ah, okay. Yes. Okay, I send you the PDF. But how many pages? 300, okay. Yes, 362 is huge. But if you want to buy it, it's not so, I don't think it's so expensive because, but be careful because there's a version in Italian. That means it's the English grammar guide with Italian explanations. So for example, Anna bought it, not you, the other Anna. She bought it when she was beginner and she bought with the Italian explanation. This is just with the English explanation that is much better, of course, especially for you. But I think, let me see one moment. Is this the English version? That's the English version, yes. Okay, perfect. English, yes. And but what level is? All levels. All level. Yeah, because it's just grammar. 300 pages. Yeah, it's all levels. So it depends what part of grammar are you into, because for example, they explain a little bit and then for the same topic, you got 10 pages. So if you are an elementary, you arrive to page 4. But if you are an advanced, you go straight to page 20 of the same topic. Okay. It does, I mean, you know, the levels in English, they are not so defined, like it's just starting with a small ball and then getting bigger. But you have to start. You can get okay, English for everyone on Amazon. Do you see my screen? Yeah. No. Not with look, there are so many. You see, grammatica completa, il corso, is not il corso, è la grammatica.
Grammatica completa, this is the one that I have, but this is in Italian. Italian. Yeah. It is not il corso, no, course book, no. Phrasal verb, there's one just for phrasal verb. Idioms, phrasal verbs. Is this one? English E for questo è English Grammar Guide? Is this one? Yes, it's this one. English for English Grammar Guide. 20 euro. If you want it, the book is, but it got also Kindle, but I got an, and no, this, Kindle no. this is the same that I have. Yeah. Yes, this one. Senti, quasi questo lo compro. Se ti piace il libro Sì. fisico, perché Sì, in pratica, come vedete, ha la struttura spiegata brevemente. Anche il fatto dei colori aiuta molto, perché se vedete, ad esempio, vi faccio vedere un esempio semplicissimo sui verbi narrativi. Quando si usano, quando tu devi narrative tenses, eccolo qua. Guardate, tanto per farvi un esempio, sempre da questo libro che ho fatto una piccola slide che vi spiega i tempi narrativi. I tempi narrativi spiegati così sono facilissimi, come costruire una storia, perché tu hai the past continuous is used to set the scene, per cui per ambientare la scena, per set the scene, usi il past continuous. A crowd of people were celebrating the new year, ed è in verde. Il past continuous. When one of the young men kneeled down, the past simple describe action in the story. L'azione è descritta con il past simple. When a young man kneeled down in front of his girlfriend and asked her to marry in, per cui due azioni che interrompono una scena, che sono all'interno di una scena, che sono descritte come con il past simple. E poi per spiegare la storia usiamo il past perfect, che è in viola. The past perfect used to talk about things that happened before the beginning of the story. Per cui per farci capire il famoso flashback, per farci capire cosa era successo prima di questa cosa, usiamo il past perfect. He had planned everything beforehand. Aveva pianificato tutto prima. Per cui questo, visto così visivamente, vi fa capire esattamente i verbi che voi dovete usare. Past continuous verde, il past simple orange, il past perfect purple. Poi rimane impresso in questo E rimane impresso perché noi purtroppo, per fortuna e purtroppo, impariamo, associamo anche con quello che vediamo. Per questo tante volte sbagliamo la pronuncia, perché noi dobbiamo leggere le cose, no? Dobbiamo vederle, anche quando le parliamo, le diciamo, le dobbiamo vedere in un certo senso. Per cui questo invece ci aiuta proprio a memorizzarle. Questo sta nel libro e lo possiamo usare dal B1. Ecco, questo diciamo che è un livello B1, quando si devono insegnare a scrivere delle piccole storie, ma che ve lo portate avanti sempre, perché così tu sai benissimo nello scritto, quando devi parlare, raccontare una storia, che verbi utilizzare. Poi è chiaro che ne puoi utilizzare anche altri, è naturale, però diciamo che con questi 3 verbi te riesci a raccontare una storia alla perfezione, senza aver bisogno di altri ausili, anche con un B1, per dire, no? Poi se vuoi amplificare, no? E questo già è una cosa interessante, e sta tutto in questa grammatica. Posso avere il PDF, Paola? Certo, certo, Grazie. ve lo mando sul gruppo, così chi ce l'ha se lo può scaricare, ve lo vedete e poi da lì decidete voi, ci fate quello che vi pare, perché è utile anche per andarselo a vedere così ogni tanto. Io ne faccio proprio delle diapositive a volte, perché mi fa comodo avere una singola scheda. Ti vedo un po' giù di tono, Rossana, oggi. No, because now we are in closure, financial closure. These days for the
Yeah, because it's the term, profit and loss. the term. The term. The term. The term, il trimestre, la cosa, il Trimestre. The balance sheet. No, sorry, il bilancio si dice. The balance sheet. Financial statement. Statement, yes. And for these days. It's very busy, very yes, busy. Very busy, but not to facilitate. No, because your brain is continuously just to think about the issues. Figures, yes. Yeah, issues, all the issues, a lot of the them. A lot of issues in any society, I think there. So yeah, to be concentrated is quite difficult when it's but I like want this. to miss this lesson. Thank you. Thank you so much. Okay. Anyway, let's talk next time, and I send you everything anyway. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Good evening. Bye. Good evening to you. Bye bye. Bye bye. Bye.